Salve, oggi andiamo a vedere un prodotto di quelli che mi piacciono davvero tanto. Iniziamo a dire che si parla di un mouse da 60-65 euro. Incot G23 Pro, monta il sensore 3950, pesa sui 65 grammi, non è bassissimo come peso, eh, ha una grossa autonomia e soprattutto dovrebbe essere valido per tutte le impugnature. Ha un dongle da 8K e mouse, come vediamo, è un mouse arancione che è molto bello. E oltre a questo ha anche la possibilità di poter cambiare gli switch essendo uno hot swap. Come vediamo è un mouse simmetrico, non lontanissimo dalla serie G Pro di Logitech, però sinceramente viene dato come clone, ma secondo me non ha nulla a che vedere perché con G Pro, non il Dex, il G Superlight normale, perché ha una curvatura molto meno accentuata, quindi secondo me permette ancora meglio di poterlo impugnare con con tutte le varie impugnature che che si vogliono utilizzare. E devo dire che, ve lo dico subito, questo per me è uno dei migliori mouse che ci sono in questo momento in commercio, soprattutto per il costo. Ma insomma, il costo deve essere anche supportato da tutto il resto e onestamente ha una qualità davvero alta. I materiali sono ottimi, curato in ogni aspetto, uno dei pochissimi mouse ai quali io, perlomeno fino adesso, non ho trovato un punto debole. Veramente mi ha stupito in modo eccezionale. Veramente un gran bel prodotto. Dovrò smettere di dire veramente perché lo dico sempre troppo spesso. Allora, andiamo a vedere cosa troviamo nel bundle. Cavo, ecco, forse se si può dire una cosa, cavo potrebbe essere un filino più morbido, non che sia duro, però potrebbe essere un pochino appena un filino più morbido e sarebbe stato, avremmo tolto anche questo piccolo problema, fra virgolette, perché poi il mouse, insomma, voglio dire, questo è uno dei casi in cui, avendo anche una batteria di 500 mAh, permette di avere un'autonomia altissima, per cui insomma cavo, diciamo, viene utilizzato esclusivamente per ricaricarlo e difficilmente si arriverà a fine batteria per da doverlo utilizzare cablato. E chiaramente 500 mAh portano anche ad aumentare il peso. Come vi ho detto, ora prima di andare a vedere poi tutto il resto per quanto riguarda anche il cambio dei tasti, come vi ho detto inizialmente è un mouse che per la forma che ha, la dimensione è abbastanza lungo, però per la forma che ha permette tutte le impugnature possibili. Cominciamo dalla palma, come vedete con la mano mia che è 19x10 cm, siamo praticamente perfetta. Finger è possibile impugnarlo tranquillamente finger perché a differenza appunto come dicevo del G Pro di quale appunto non è un clone, ha questa la parte dietro non molto bombata, per cui calando dietro permette di non appoggiare e di
appoggiare il palmo della mano e andare tranquillamente di finger senza alcun problema. Tra l'altro la posizione dei tasti permette l'impugnatura a finger raggiungendoli tranquillamente senza alcun problema, come vediamo. Claw, basta spostarsi leggermente più avanti e abbiamo una claw ottimale. Veramente il ridaglio veramente è il multipresa, seriamente un multipresa e non virtualmente come spesso viene, o sulla carta come spesso viene dichiarato. Andiamo a sentire i tasti, click. E abbiamo anche il CPI switch che ultimamente non si vede spesso, per cui potrebbe essere, cioè, essendo tutti programmabili, può essere, avere anche una funzione diversa da quella del cambio dei CPI. Per quanto riguarda, come vediamo nell'immagine anche nell'articolo, come troverete nell'immagine dell'articolo, ha un ottimo input lag, un click latency tra l'altro, per cui che lo pone a un livello veramente molto alto, scusatemi di nuovo, veramente, lo pone veramente a un livello molto alto. La corsa dei tasti sul travel pre-click è praticamente nullo e abbiamo veramente un pochissimo lag sotto questo aspetto, un pochino più lunga la corsa post click, come vediamo. Però come abbiamo visto nell'immagine, a differenza anche del top DeX, il travel pre-click permette di mantenere un click latency totale, compreso il travel, molto basso, invece raddoppia nel top DeX, che lo porta a inficiare totalmente tutto quanto di buono sulla carta c'è a livello di hardware e software col click latency. Non ha il Bluetooth, solo 2.4 GHz e sono 8K wireless e 1000 cablato. Ora andiamo a vedere, prima di passare ai tasti, continuiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo l'ottimo PTFE, che questo mi piace davvero tanto, per com'è sembra anche molto resistente e quindi meno incline a subire graffi. E per provare, non mi chiedete cosa sono questi, che non lo so, comunque per provare una scorrevolezza diversa abbiamo anche questo tipo di piedini qua. Teoricamente dovrebbe, diminuendo la superficie di sfregamento, dovrebbe aumentare così perlomeno ho sempre visto io e provato, dovrebbe aumentare la velocità. Andiamo a vedere, come vi dicevo, il tasto, come dicevo, non ha punti deboli, anche il fatto del connettore rialzato permette di non sfregare il cavo sul pad, per cui anche sotto questo aspetto sono stati molto attenti. Vedete, sì, non dà fastidio, manca giusto un pelino, giusto per trovare il pelo nell'uovo. Però ecco, non è certo questo il problema, visto il costo si può passare tranquillamente sopra a questo piccolo difetto. Adesso andiamo a vedere come poter cambiare gli switch e ne monto uno solo che così vi faccio capire cosa cambia, perché dalle immagini che vedete a livello di click latency non cambia niente, cambia praticamente solo il click e il feeling che abbiamo sui tasti. Comunque chiaramente loro offrono questi in bundle tra l'altro, per cui con
con costo del mouse avete anche queste qui in bundle. Però ecco, niente toglie che uno possa acquistarne diversi e provarli per conto suo. Abbiamo anche la pinza per estrarlo, quindi direi bundle completo. Quindi proviamo solo il sinistro. Vi ricordo questo click, spengo il mouse, come vedete è molto semplice e devo dire che non serve nemmeno l'estrattore, perché si può tranquillamente prendo questo marrone perché è quello che ha la maggiore differenza, così per farvi sentire quanto effettivamente può cambiare il click del mouse. Totalmente, molto più wattato, totalmente un altro feeling. Ecco, questo giusto per farvi capire la differenza che ci può essere tra questo e l'altro. Chiaramente poi ognuno in caso si sceglie quello più consono al proprio utilizzo. Ecco, in questo caso utilizzo l'estrattore per togliere il tasto. E come vi dicevo mi ha stupito moltissimo questo mouse, e devo dire che per quanto mi riguarda è proprio uno dei migliori che abbia mai provato. Non ho trovato alcun punto debole, forse solo ecco, la superficie è un pochino liscia, il grip non è così perfetto, ma abbiamo... No, non ci sono gli adesivi, scusatemi, stavo dicendo un'eresia. Non ci sono adesivi per il grip, però va bene, le soluzioni si trovano anche a basso costo. Comunque, per la forma non tende a scivolare, perché per la forma ti porta a impugnarlo tranquillamente senza dover forzare niente, per cui tutto diventa naturale, anche l'impugnatura stessa, e quindi non scivola proprio per come viene impugnato, nonostante magari la superficie non sia così, come si può dire, ruvida, non aiuta il grip stesso. Poi, come ho detto, i materiali sono, il mouse è molto molto solido, non ha nessun problema. Per quanto ho visto, veramente ve lo consiglio per tutte le impugnature, per il costo, per le qualità, per l'hot swap. Mouse che secondo me non ha punti deboli e che si pone veramente su un livello altissimo nella classifica dei mouse prodotti fino adesso. La casa produttrice è Ironcat, questo è Incot, il modello. Ironcat è l'azienda che lo produce. Consigliatissimo, e devo smettere di dire veramente, devo impegnare sul serio a evitare di ripeterlo continuamente. Bene, contentissimo di avervi presentato questo prodotto che merita molto. Ciao, alla prossima. Incot G23 Pro, super consigliato da me. Ciao.